telling me it's right. It's so different. But when you take me to the light, it's like a cigarette. And I'm burning at your lips. Start so innocent. Then you kick it up and now I want to show you all what you deserve. Ciao a tutte e bentornate sul mio canale, io sono Tiziana e oggi vi propongo un altro secchiello ovale ma con una doppia lavorazione, vedete, punto canestro e punto basso. Inoltre ho utilizzato questo nuovissimo cordino in da Big che si chiama Rainbow, che ha il lurex all'interno del filato, quindi una cosa davvero meravigliosa. Prima di andare a vedere tutto quello che ci serve per il progetto di oggi, vi ricordo di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella e seguirmi anche sui miei social. Nel tutorial di oggi troverete un kit completo su borgodepazzi.com che potrete acquistare col mio codice sconto del 10% e come al solito potrete scegliere tra le varie tinte di questo nuovo in da Big che si chiama Rainbow perché all'interno, vedete, c'è il lurex di tanti colori, quindi vi potete sbizzarrire nello scegliere la gradazione che più vi piace. Quindi il kit è composto da una rocca da 500 grammi, poi una base 21x8, un manico in tinta e 2 moschettoni. Per quanto riguarda l'uncinetto, per il primo giro, quindi per far passare più facilmente questo cordino, lavoreremo col 3, per tutto il resto della lavorazione il 7,5. Quindi iniziamo subito col tutorial di oggi. Iniziamo dalla base, lato corto. Faccio un cappietto, uncinetto momentaneamente più piccolo, altrimenti il nostro cordino in da Big non ci passa. E allora io cosa faccio? Mi inserisco, prendo il filato a cui ho già fatto il cappietto e lo faccio passare quindi qui dentro con un po' di pazienza. Eccolo qua. Adesso andiamo a fare dei punti bassissimi in questo modo, ovvero allunghiamo l'asola, lo portiamo all'altezza del foro successivo, entriamo, prendiamo il nostro filato, lo usciamo, lo allunghiamo e chiudiamo. Poi ci assicuriamo che non sia troppo stretto e neanche troppo largo, facciamo la stessa cosa nel foro successivo. Allunghiamo, chiudiamo e controlliamo che vada bene pure per il foro successivo. Allunghiamo, chiudiamo e appoggiamo sul foro ancora dopo. E questo è quello che dobbiamo fare per tutto il giro, perché creare dei punti bassi viene complicato perché il filato è abbastanza grosso. Vedete, dobbiamo formare queste catenelle. Quindi entriamo, estraiamo il nostro filato, lo allunghiamo, chiudiamo e continuiamo. E questo lo facciamo fino a questo punto. Arrivato qui vi faccio vedere come chiudere il giro e poi cominciare il giro successivo. Fatto tutto il primo giro, io adesso per comodità preferisco tagliare e adesso vi faccio vedere come creare l'asola di chiusura. Quindi io sono arrivata qui, devo creare l'ultima, quindi intanto sfilo e sempre con l'uncinetto piccolo io adesso questo filo lo faccio passare sulla prima maglia che ho creato, in questo modo. E poi devo creare l'altra in questa maniera, quindi cosa faccio? Entro nel foro, nell'ultimo che ho lavorato, vedete, mi metto al centro, prendo il filato e lo faccio passare qui nel foro. E se voi notate abbiamo realizzato quindi la nostra ultima asola. Poi andiamo a bloccare il filato qui dietro, altrimenti si aprirebbe la lavorazione. Quindi lo facciamo passare attraverso qualche punto, in questo modo, e lo fisso anche con una catenella.
e poi nuovamente lo faccio ripassare, quello che ho già fatto con l'altro filato. Quindi io taglio e adesso siamo pronte per iniziare la lavorazione del secondo giro. Quindi riprendo il filato, stavolta col mio uncinetto 7,5. Allora, scusate, 6,5. Mi sono confusa perché il 7,5 è sempre colore verde, quindi utilizzerò il 6,5. Per l'Inda Big dal 6 al 7,5 va benissimo, quindi nel mio caso il 7,5, quindi faccio un cappietto e adesso vado a fare questo giro dove andrò a creare degli aumenti. Quindi parto dal punto centrale, faccio un punto basso, poi qui ne andrà un altro che farò al ritorno, poi quello successivo invece ne faccio solo uno. In questi due invece ne vado a fare due, quindi comincio con i miei aumenti, il primo e il secondo, e come vedete sto lavorando in costa perché sto lasciando quest'asola libera. Anche in questo vado a creare un aumento, quindi 2, e adesso invece qui procedo un punto basso sotto ogni asola che mi ritrovo sottostante, sempre in costa. Così questo sarà l'unico giro dove noi andiamo a creare gli aumenti. Quindi arriviamo fino a qui e vi faccio rivedere tutto il lato corto. Lato lungo completato, adesso andiamo a fare tutto questo lato corto. Quindi punto successivo dove inizia la curva facciamo un aumento, anche in quello successivo, quello dopo solamente uno, e nel punto centrale invece 2, che sarebbe l'esatto opposto di dove abbiamo iniziato, che qui ne abbiamo fatto uno, ma poi il secondo lo faremo alla fine. Quindi qui uno solo, e in questi due, dove c'è la curva, l'aumento. Quindi 2 punti bassi. Lato corto, scusate, lato lungo ne facciamo uno su ogni maglia e sempre in costa, fino ad arrivare a questo punto. Qui 2, 2, 1 e infine qui faremo l'ultimo punto basso. Quindi arriviamo a questo punto e vi faccio vedere come iniziare la lavorazione a punto canestro. Siamo alla fine del giro, qui andiamo a fare l'altro punto basso e adesso, anziché chiudere con una maglia bassissima, iniziamo la lavorazione a spirale, quindi senza chiudere per ogni giro, e iniziamo col punto canestro. Quindi qui facciamo un punto basso normale, quindi preso in alto. Quello successivo lo prendiamo alla base qui, anziché in questa parte qui, li dobbiamo alternare. Una volta li prendiamo in alto, una volta in basso, alto, basso, eccetera. Quindi siamo in questa situazione, vado in basso, punto canestro, qui punto normale e quello successivo canestro, quindi preso alla base del punto sottostante, qui alto e qui in basso. Vedete, alto e basso, alto e per basso intendo, vedete, questo è tutto il punto, si inserisce qui. Questa sequenza la facciamo fino
a questo punto e vi faccio vedere come non chiudere il giro e continuare la sequenza fino a quando poi non arriveremo all'altezza desiderata. Alla fine del giro ci ritroviamo in questo modo, vedete? Ho preso l'ultimo punto in alto. Qui c'è l'inizio dell'altro giro, questo è il punto preso in alto, vedete? Quindi adesso io anziché qui lo vado a prendere in questo punto in maniera tale che continuerà il disegno. Quindi entro, qui vedete, qua c'è il punto allungato, quindi faccio viceversa, lo prendo in alto. Qui abbiamo il punto piccolo, quindi anziché qui lo prendiamo all'interno, quindi alla base. Punto lungo, in alto, punto piccolo in basso, così alterniamo la lavorazione e verrà questo disegno a scacchiera tipico del punto canestro. Adesso vi faccio vedere qual è il risultato. Io ancora per comodità sto lavorando al contrario, ma non appena arriverò a una certa altezza potrò lavorare in questo modo. Questo sarà il nostro risultato, quindi adesso saliamo per un totale di punti canestro 14 giri e poi ci rivediamo per vedere come iniziare la seconda parte. Ho creato 14 giri a punto canestro per un totale di 15 cm. Adesso io sono arrivata qui e continuo qui dove ho iniziato praticamente, questo è il lato dove ho iniziato, inizio a fare un giro di punto bassissimo, quindi proseguo in questo modo senza chiudere e creo questo contorno in questo modo. Così vado a creare uno stacco con la seconda parte della nostra borsa. Quindi lo facciamo tutto e ci rivediamo qui per vedere come iniziare la seconda parte. Ho creato tutto il giro di punto bassissimo, vedete qui c'è il primo e allora io adesso che cosa faccio? Questo è il primo, io faccio passare quest'asola qui sotto, così evitiamo di creare scalini. Ecco fatto, tiro, faccio una catenella e adesso noi andiamo a lavorare dei giri di punto basso non su questa ma su questo punto interno, così. Vedete? Così questo rimane e io qui dentro questi punti lo prendo completo senza aumentare né diminuire, tutti quelli che mi ritrovo me li vado a lavorare a punto basso, così. Vedete? Quindi lo faccio per tutto il giro e ci rivediamo qui per farvi vedere poi come proseguire per gli ultimi giri. Ho finito anche questo giro di punto basso, qui al solito, non chiudiamo, ma vedete questo è il primo punto e si continua con dei punti bassi a spirale, punto su punto, per un totale di 10 giri. Questo già è il secondo, quindi facciamo gli ultimi giri sempre senza chiudere, poi chiuderemo alla fine del nostro lavoro. Vedete, così abbiamo creato uno stacco e abbiamo anche cambiato punto. Quindi completiamo questi 10 giri e ci vediamo per gli ultimi passaggi. Ho quasi completato quest'altra parte del corpo borsa e alla fine ho deciso di fare solamente 8 giri e ho raggiunto 9 cm di altezza. A questo punto qui noi non chiudiamo ma facciamo l'ultimo giro, quindi il nono,
eseguito a punto bassissimo, in questo modo. Così chiudiamo la lavorazione e gli diamo anche una rifinitura. Vedete? E stringiamo anche leggermente il corpo borsa. Quindi lo facciamo tutto, arriviamo fino a qui, tagliamo il filo e chiudiamo e ci rivediamo per inserire la coulisse e anche il manico. Il corpo borsa è completo. Adesso dobbiamo inserire il nastro che tira, quindi la coulisse. E allora io ho realizzato questa coulisse facendo 110 catenelle, sempre con lo stesso filato. Adesso io che cosa ho fatto? Ho diviso la borsa a metà. Questi sono i punti dove da questa parte iniziamo e da questa parte usciamo, e qui ce ne sono 4 punti, quindi prendendo il centro io mi sono ritagliata questo spazio. Adesso vi faccio vedere come inserirò io la coulisse. Allora, prendo un ago tirafettuccia, allora inizio da qui e lo faccio passare, poi conto 1, 2, 3, 4 e sul quinto lo faccio uscire. La stessa cosa qui, 1, 2, 3, 4 e 5. E faccio così per tutto il resto, finché non completo e uscirò da questa parte. Come ultimo passaggio, noi qui al centro, prendendo il centro, io prendo un moschettone. Io adesso ve lo faccio vedere, poi controllerò che la misura sia corretta. Io lo aggancio qui, dovremmo esserci, e poi inserisco il manico così e faccio anche la stessa cosa da questa parte. Poi tirerò la coulisse e verrà fuori il modello che avete visto in anteprima. Quindi ci rivediamo a borsa completa. E anche questo splendido secchiello è completato. Guardate, indossato. Secondo me è davvero molto particolare, sia perché ho utilizzato questo bellissimo cordino Rainbow nuovo, quindi di Borgo dei Pazzi, ma anche per i due differenti punti di lavorazione, punto canestro e punto basso. Per quanto riguarda le misure, io ho ottenuto 24 in larghezza, 25 in altezza e circa 10 cm di profondità, e ho utilizzato praticamente quasi tutta la rocca da 500 grammi che è a vostra disposizione. Quindi se pensate di avere una mano più larga oppure utilizzato un uncinetto più grande, basta togliere un giro nella parte inferiore e un giro nella parte superiore, così vi basterà abbondantemente. Vi ricordo che avete un kit a disposizione su borgodepazzi.com che potrete acquistare col mio codice sconto del 10%, e come al solito scegliere tra le varie tonalità che ci sono presenti. Se avete dei dubbi, mi raccomando, mandatemi un messaggio, non dimenticate di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella e seguirmi anche sui miei social. Ci vediamo alla mia prossima creazione.